infanzia l'ho trascorsa a Fiume e come del resto tutti gli ebrei ci sentivamo perfettamente integrati in mezzo alla popolazione, perché era da decenni, da sempre che si viveva lì e in tutti gli strati sociali c'erano rappresentati dei cittadini ebrei, dalle categorie più elevate alle più umili, e tutti vivevamo in perfetto accordo, rispettando e venendo rispettati dagli altri. Poi a un certo punto, quando sono state introdotte le leggi razziali, allora tutto è precipitato e da un giorno all'altro, come un fulmine al ciel sereno, ci siamo ritrovati in una situazione tragica, perché i nostri padri sono stati esonerati dai lavori, noi ragazzi non abbiamo più potuto frequentare le scuole ed è facile immaginarsi cosa avviene in una famiglia quando non entra più uno stipendio, quando i figli non sanno più come continuare i loro studi e vivere una vita normale. Del resto, al di là di questi fatti diciamo così concreti, quello che ci ha addolorato di più è stato l'allontanamento quasi generalizzato di tutti gli amici che un po' per opportunità, un po' per vigliaccheria hanno fatto poi finta di non conoscerci più. Soltanto in rari casi abbiamo avuto solidarietà. Per esempio a noi è capitato con i nostri vicini di casa, una famiglia meravigliosa che ci ha dato appoggio, solidarietà, simpatia sempre. Mi ricordo che per continuare gli studi ci siamo dovuti noi ragazzi inventare dei lavori, per esempio dare lezioni private a ragazzini più piccoli, oppure fare i babysitter o i dog sitter, che quella volta non esisteva proprio, però proprio per trovare i mezzi per continuare privatamente gli studi ci siamo inventati questi lavori. Non ne avevo ancora compiuti 14 anni e poi è così, è stato molto difficile. Poi ci siamo riuniti noi studenti ebrei e per la quarta classe, quella volta quando c'ero io c'erano 4 medie e 4 superiori, per cui per finire il primo ciclo avevo ancora un anno da studiare. La scuola ebraica di Fiume, cioè la comunità ebraica, ha creato una scuola. Dopodiché ovviamente gli studenti non erano sufficienti per creare una scuola, abbiamo studiato privatamente, non tanto con insegnanti quanto con studenti più vecchi di noi, perché non avevamo i mezzi per retribuire un insegnante. Che ci fossero dei piccoli presagi c'erano, perché negli ultimi mesi sui vari giornali, sui vari mensili uscivano degli articoli fortemente antisemiti e ovviamente un malessere diffuso tra di noi c'era, perché sapendo quello che stava succedendo già da alcuni anni in Germania è chiaro che non si viveva tranquilli. Solo che nessuno avrebbe potuto immaginare che in Italia avrebbe potuto estendersi un antisemitismo del tipo di quello che era già in atto in Germania. E ovviamente un po' per ottimismo, un po' per non so, per il timore di ingigantire l'allarme che c'era intorno, uno continuava a vivere senza immaginare quello che sarebbe poi successo. Credo che fosse per una forma di dignità. Se tu ti senti rifiutato da una persona, non vai a sollecitare un interessamento,
perché ti senti offesa da questo comportamento e allora ti chiudi in te stessa. E mi ricordo che in effetti noi vivevamo tra di noi, studiavamo con altri studenti ebrei, le famiglie frequentavano gli amici ebrei e soltanto raramente c'era qualche caso in cui le relazioni precedenti continuavano a essere mantenute, ma perché in qualche modo, soprattutto con quegli amici che erano più solidali e più disponibili, si temeva di metterli in difficoltà, perché chi frequentava un ebreo era additato. E allora, per non farli correre dei rischi o perché non venissero fuori dei pettegolezzi a loro carico, noi non li frequentavamo più. Mio papà è in commercio, prima delle leggi ha dovuto chiudere l'azienda che aveva perché non poteva più tenere i dipendenti, perché la gente non comprava dagli ebrei e ci siamo trovati in grandissima difficoltà. Il fatto che mio papà non lavorasse più e che vedevo che per i miei genitori era un motivo di grandissima angoscia, quello di non poter più offrire ai figli quello che avevano sempre fatto. E vedere la loro sofferenza e la depressione di mio padre è un sentimento che mi ha molto addolorata, pur essendo io molto giovane. Ogni tanto, guardando i giovani ragazzi di oggi, penso di quanto sono fortunati e di quanto non si rendano conto di quanto lo sono. Perché il fatto di aver tanto sofferto ci ha molto avvicinato ai genitori, a parte che esisteva un rapporto diverso di quello che c'è adesso, meno confidenza, più rispetto. Però il fatto di vederli soffrire ha sicuramente influito sulla nostra sensibilità in maniera positiva. Ero in vacanza in Ungheria da mia sorella. Io avevo una sorella che era già sposata e ha continuato a vivere in Ungheria, anzi più precisamente in Transilvania. Adesso è Rumenia, quella volta era Ungheria. Ero in vacanza in quel momento e avevo saputo dalle lettere che mi arrivavano in continuazione di quello che stava succedendo qui. Era piena estate, era periodo di vacanza e via via mi venivano mandate le ultime notizie e me lo ricordo che ero proprio molto molto sconvolta da quello che stava succedendo, dal fatto di non poter più andare a scuola e tutto il resto. Le giornate passavano in una maniera molto piena, perché un po' studiavo, un po' davo lezioni, ma tante lezioni, proprio per poter guadagnare, e in più, una cosa che non ho mai raccontato perché non mi è mai stato chiesto, andavamo noi ragazze ebree a lezioni di taglio e cucito, perché si diceva che dovevamo imparare un mestiere, perché non si sapeva mai quello che ci sarebbe successo se fossimo emigrati in America o da qualche altra parte dove non conoscevamo la lingua. Dovevamo intanto saper fare qualche cosa che ci potesse permettere di vivere. E siamo andati a lezione, un gruppo di ragazze, da un insegnante, si chiamava Kramer, e io ho imparato non tanto da poter applicare queste cose per cose importanti, ma io per le mie figlie, per le mie nipotine ho sempre poi cucito i vestitini perché ero in grado di farlo, perché ho imparato lì. Sognavi mai di scappare di lì? No, da Fiume no. Ti sembrava possibile continuare a vivere in quelle condizioni? In quelle condizioni. Ma vedi cos'è il problema? Per esempio, io ho avuto alcune amiche, dunque le leggi sono scoppiate nel 1938, nel 1939, cioè prima dell'inizio della guerra che è scoppiata nel 1940, alcuni delle mie amiche e amici sono emigrati in America.
e noi li abbiamo molto invidiati perché andavano in un paese libero, democratico, potevano continuare gli studi, ma non era concesso a tutti, perché per emigrare in America bisognava entrare in quello che si chiamava una quota. L'America per ogni paese, per ogni nazionalità, aveva un certo numero di permessi di come si dice? Immigrazione. Noi avevamo una cittadinanza, noi avevamo la cittadinanza, diciamo, ungherese, era cecoslovacca perché quella città in quel momento era Cecoslovacchia. Siccome da lì le richieste erano tantissime, noi non entravamo nella quota, per cui non potevamo aspirare ad emigrare. Ecco Gotti, ci stavi raccontando di questa situazione che rendeva impossibile andarsene dall'Italia, da Fiume, da quella situazione. Ma quando le cose hanno incominciato veramente a precipitare, ci puoi raccontare? Sì. E allora questa vita apparentemente normale si è interrotta quando, dopo l'8 settembre del 1943, i tedeschi hanno invaso l'Italia dopo la firma dell'armistizio e hanno portato in Italia le loro leggi antiebraiche, che erano molto più drastiche delle nostre. E allora la nostra vita è veramente diventata tragica e si è conclusa poi in quella che noi chiamiamo la Shoah, che è una parola ebraica che vuol dire massacro e che molto più che olocausto si addice a quello che la deportazione e lo sterminio degli ebrei è stato. È tornata in E quando Italia, era già successo, era già tutto successo, che appunto non potevamo più iscriverci nelle scuole e che la nostra vita sarebbe cambiata completamente. Olocausto non è il termine che si addice esattamente a quello che lo sterminio è stato, perché indica un sacrificio di natura religiosa. E lo sterminio degli ebrei, così globale come è avvenuto, è cominciato dopo l'ascesa di Hitler al potere, quando nel 1933 sono cominciate le persecuzioni anti-ebraiche in Germania e poi si sono estese a tutti i paesi che dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale i tedeschi hanno invaso via via. E allora succedeva che famiglie intere venivano portate via dalle case. Di notte i tedeschi entravano di forza, portavano via anche i neonati, i malati, persone vecchie, ultranovantenni, venivano arrestate, venivano portate via nelle retate per le strade e dopo di loro non si sapeva più nulla. Poi c'erano anche le delazioni, individui ignobili che, pur di avere uno squallido compenso, una vera e propria taglia, non si facevano scrupolo di denunciare persone che disperatamente cercavano una via di scampo alla cattura. C'era proprio la caccia all'ebreo. Anche noi, i miei genitori, mio fratello ed io, siamo stati arrestati e deportati in conseguenza di una delazione. Stavamo cercando scampo in Svizzera, ma le guide ci hanno traditi e siamo stati arrestati. Avevo allora 19 anni, mio fratello ne aveva 17, siamo stati portati, sballottati da un carcere all'altro e alla fine richiusi, sprangati dentro in un carro bestiame insieme ad altre decine di persone
e abbiamo affrontato un indescrivibile viaggio che è durato 7 giorni, avviati verso una destinazione ignota. E questa destinazione si è rivelata essere Auschwitz, o meglio Birkenau, il luogo a 3 chilometri di distanza da Auschwitz dove erano state allestite le grandi strutture di sterminio. Quello è un viaggio di cui potrei parlare per ore, però mi limiterò a dire che nei miei ricordi c'è soprattutto la disperazione delle madri che non riuscivano a tranquillizzare i bambini piccoli, che avevano fame, che non avevano un minimo spazio per muoversi. Ricordo noi ragazzi che stavamo incollati alle fessure, alle pareti di quel vagone, e attraverso le fessure guardavamo quello che succedeva fuori. Era maggio, era primavera, c'era tutto in fiore, i contadini che aravano la terra, gente che cantava e che vedeva passare questi vagoni, e chissà cosa si sarà chiesta, chi sarà stata quel carico da macello che andava chissà dove. Mi ricordo le preghiere, i pianti e i lunghi silenzi che erano più angosciosi di quanto fossero dei lamenti. Dopo 7 giorni appunto siamo arrivati lì, a un certo punto le portiere si sono aperte, non subito all'arrivo, perché quello era il momento della grande deportazione e affluivano contemporaneamente convogli da tutta Europa, soprattutto dall'Ungheria, e bisognava aspettare il proprio turno per essere scaricati. E quando il nostro turno arrivò, le portiere furono spalancati e in mezzo a un baccano infernale, in mezzo a urla, minacce, botte, ci fu detto di buttarci giù dal vagone, e mi ricordo che il distacco fu drammatico, perché gli uomini dovevano andare da una parte, allinearsi da una parte e le donne dall'altra. Non ho più rivisto né mio padre né mio fratello, e ricordo mia mamma che all'atto della selezione fu mandata dalla parte opposta alla mia, e mi ricordo il suo sguardo tenerissimo come sempre, velato di lacrime, che sicuramente presagiva quello che sarebbe successo, cioè che non ci saremmo mai più riviste. E poi, come lei, tanti altri, la maggioranza del carico dei vagoni, l'80, il 90% delle persone fu mandata da quella parte che noi chiamavamo la parte sbagliata, cioè quella parte da cui non c'era più ritorno. E in mezzo a questi c'erano i vecchi, i malati, chi aveva l'aspetto stanco per le lunghe fatiche del viaggio, e anche delle giovani donne che avrebbero potuto, come noi, che siamo state mandate dalla parte giusta, ancora servire il grande Reich col loro lavoro, e invece sono state mandate di là perché non volevano staccarsi dai loro bambini. Io ricordo di avere molto invidiato i deportati politici,
che all'arrivo sapevano di avere le loro famiglie a casa al sicuro. A noi ebrei questo conforto non è stato concesso. Noi dopo l'arrivo siamo rimasti soli e da soli abbiamo affrontato la durissima quotidiana lotta per la vita. Una lotta fatta di infinite sofferenze, non soltanto di fame, non soltanto di freddo o di punizioni continue o di malattie, ma fatta anche di nostalgia per quelle famiglie che avevamo perduto per sempre e anche di paura, di un'eterna paura, perché lì c'era un ritornello continuo. Durch den Kamin, di qua uscirai soltanto attraverso il camino, cioè attraverso la camera al gas e il crematorio, da quel crematorio da cui uscivano continue, ininterrotte fiamme, diurne e notturne, fiamme che avvelenavano la nostra vita e il nostro animo, perché quell'odore acre che emanavano penetrava prima nel nostro animo che nel nostro fiuto. Niente, abbiamo affrontato la vita di ogni giorno fatta da lavoro terribile, di schiavi, soprattutto faticoso, insopportabile per chi aveva la sfortuna di fare un lavoro all'aperto. Io l'ho sempre avuta questa sfortuna. A bonificare i terreni paludosi sul bordo della Vistola, erano impregnati di fango e di acqua e noi dovevamo andare lì a piedi dal campo ogni mattina e svuotare queste fosse piene di fango e piene di acqua, e chi aveva la pala usava la pala, ma pale non ce n'erano per tutti, allora chi non l'aveva doveva a mano tirar fuori questa melma, buttarla nei secchi che altre ragazze portavano via e altre ragazze ancora trituravano delle grosse pietre e le trasformavano in ghiaia con cui venivano riempite queste buche. E questo era un lavoro che noi abbiamo fatto per dei mesi. Concluso questo lavoro mi hanno mandato molto lontano fuori dal campo, ci portavano dei camion e dovevamo creare delle trincee per l'esercito che stava arretrando dalla Russia e doveva avere delle strutture di protezione. Allora noi dovevamo scavare queste grandi trincee, dall'alto sul bordo c'erano le SS coi cani lupo e coi fucili mitragliatori a controllare chi il suo lavoro lo eseguiva come era prescritto e chi invece no, prendeva le sue punizioni e qualche volta veniva addirittura fucilato. E questo al caldo, al freddo, vestiti di stracci, letteralmente di stracci, perché non c'erano più rifornimenti e quello che ci veniva dato lo dovevamo tenere, non avevamo potuto mantenere niente di quello che ci era appartenuto. Non abbiamo più riavuto niente delle nostre cose e a casaccio da un mucchio di stracci ci è stato assegnato qualcosa che non rispettava né la temperatura né nelle nostre taglie, per cui quello che ti capitava dovevi tenere. Per esempio come scarpe io ho avuto una
uno sandalo col tacco alto e una scarpa da uomo senza stringhe bucata. Era proprio non tanto diciamo casuale questa scelta tra il mucchio di stracci che ti davano, era intenzionale, perché volevano distruggere non soltanto la nostra vita familiare, privarci di tutto, ma privarci anche della dignità, proprio assolutamente. E se poi abbiamo potuto affrontare dei lunghi percorsi a piedi, come quello che vi dicevo prima, a piedi fino ai bordi della Vistola, saranno stati almeno 3 o 4 chilometri di mattina e al ritorno la sera, era perché in quelle condizioni, col sandalo col tacco e con l'altra scarpa rotta, non certo avrei potuto affrontare. Allora, via via che imparavamo a conoscere i meccanismi di sopravvivenza al campo, venivamo a sapere che alla sera, dopo l'appello, c'erano alcune donne che in un certo angolo del campo barattavano certi oggetti che avevano, e vi spiego come. C'era un gruppo di donne che lavorava in una squadra speciale che si chiamava Canada. Canada era una baracca in cui venivano portate tutte le cose che la gente lasciava sui treni, che nessuno poteva portare con sé, e anche l'abbigliamento che veniva tolto ad ognuno al momento della doccia. I capi migliori venivano mandati in Germania, impacchettati e mandati in Germania ad uso dei civili. Le cose inutilizzabili, vecchie, stracci, logore, eccetera, venivano date per i prigionieri. Queste donne che lavoravano in quell'ambiente riuscivano a nascondersi addosso ogni giorno qualcosa, o un paio di scarpe, o un vestito, o una maglia, o un paio di guanti. E la sera lo barattavano. Con che cosa? Con quello che era il nostro pasto principale. La sera un quartino di un pancaré con sopra un pezzetto di margarina una volta, un'altra volta un pezzetto di finta marmellata e un'altra volta una fetta di sanguinaccio. Sembrava salame, ma era un insaccato fatto di sangue e di interiora che i tedeschi non usavano per se stessi. Era una cosa immangiabile, per noi era preziosa perché è l'unico apporto proteico. E allora noi di sera andavamo lì dove c'era questo luogo dove si riunivano, fai conto, 10-20 donne, ognuna che offriva qualcosa in cambio di quello che potevamo dare, cioè il pezzo di pane o la fetta di sanguinaccio. Non potevamo dare il pane tutto perché saremmo letteralmente morte di fame, lo siamo comunque morte di fame, ma senza mangiare niente era impossibile sopravvivere. Allora lì si mercanteggiava, per esempio un paio di scarpe valeva una razione di pane. Noi ci indebitavamo per 10 giorni, cioè la 10ª parte di quel quartino, che era una roba trasparente, per 10 giorni la davamo, avevamo quel paio di scarpe e finito questo debito ne iniziavamo un altro per comprarci una maglia oppure non so, un foulard per coprirci la testa rasata o qualcosa del genere. Questo era il meccanismo di sopravvivenza. Purtroppo siamo stati spesso separati perché lì dove le capoblocco subodoravano che era nata un'amicizia, una specie di solidarietà fra le detenute, cercavano di separarle perché temevano sempre i tedeschi che potessero nascere delle ribellioni o dei tentativi di fuga che però non potevano assolutamente essere effettuati. E allora venivamo staccate e
non potevamo più proseguire diciamo, questo rapporto che ci dava conforto. Io avevo una fortuna, perché conoscendo alcune lingue che si parlavano sul posto, per esempio vi ho detto tedesco-ungherese perché in una città di confine che non era Fiume quasi tutti lo parlavano. Io venivo da una famiglia ungherese, per cui in casa si parlava ungherese e tedesco. Poi a scuola avevo studiato anche il francese, per cui con le belghe e con le francesi mi intendevo. Allora se mi cambiavano di baracca era dolorosissimo ma sopportabile, perché riuscivo a inserirmi. Invece a molte, per esempio le greche e le italiane che non parlavano le lingue, era drammatico, perché vuol dire essere staccati dal proprio gruppo, cioè dal gruppo con cui si era arrivati insieme, dallo stesso paese, con cui si aveva già una confidenza, un rapporto, anche nel lavoro ci si aiutava e così via. Era talmente drammatico che molto spesso è stata la ragione per una fine che avrebbe potuto essere procrastinata. Si vedeva e si pensava, anche se il consiglio che ci veniva dato frequentemente da quelle che nel campo erano da più tempo di noi era quello di non pensare, di non logorarci con ricordi della vita precedente, con nostalgie, eccetera, eccetera, perché tutto questo serviva soltanto a debilitarci di più, a deprimerci, mentre invece noi dovevamo stare attenti a che non ci rubassero quel pezzo di pane, a che non ci punissero durante il lavoro. Dovevamo stare attenti momento per momento a quello che facevamo e a quello che poteva succedere in caso in cui sbagliassimo comportamento. Come sei uscita da Auschwitz-Birkenau? Beh, in quello sono stata molto fortunata, perché a 6 mesi dal mio arrivo ad Auschwitz sono stata immessa in un gruppo di 300 donne che erano state scelte, ma non soltanto questo è stato un unico gruppo, tanti gruppi di 300 donne sono state scelte per andare a lavorare in Germania all'interno di fabbriche dove tutta la manovalanza era stata mandata al fronte, loro avevano bisogno di ricambio. Nelle fabbriche avevano lasciato solo i maestri anziani che potessero istruire queste nuove leve assolutamente impreparate a fare quel tipo di lavori, per continuare a che le fabbriche producessero. E allora io sono stata mandata in un posto che si chiamava Willistal, che era vicino a Chemnitz, nell'Alta Sassonia, e lì il mio lavoro era di perforare delle lamiere che servivano, poi erano parti di ricambio o parti di, non so, mitragliatrici, non so che altro, e io in quel caso dovevo fare queste perforazioni. E niente, lì la situazione era veramente drammatica sotto un altro punto di vista, perché non avevamo più la camera a gas e il crematorio davanti, ma c'era nel cortile di questa fabbrica avevano costruito una baracca per noi, una baracca di legno, e lì c'erano i grandi bombardamenti. Era, fate conto, da novembre fino ad aprile dell'anno dopo era un continuo bombardare. Loro ci chiudevano a chiave, loro andavano nei rifugi, i tedeschi, sia gli operai che tutti i nostri sorveglianti, le SS, erano tutte donne SS che ci sorvegliavano, andavano nei rifugi, a noi ci chiudevano dentro e le bombe piovevano intorno dappertutto come fosse grandine. E lì c'era, in questa baracca, me lo ricorderò sempre,
il panico. Urlavano le povere ragazze, guarda, veramente disperate. Ogni momento ti poteva come dire, piovere addosso una bomba. E invece per fortuna non è successo. E poi dopo di là ci hanno portato nell'aprile, nella seconda metà di aprile, ci hanno caricato di nuovo su vagoni bestiame e ci hanno portato verso ovest, ancora verso l'interno della Germania, e a un certo punto questi vagoni non hanno più proseguito, ci hanno fatto scendere e siamo andati a piedi per non so 2 o 3 giorni fino ad arrivare a Terezin, cioè quella che adesso si chiama Terezin, vicino a Praga, una volta si chiamava Theresienstadt, e lì hanno detto che lì prima della fine avrebbero fatto saltare tutto questo grande. Noi eravamo rinchiusi in un enorme casermone dove appunto affluivano tutte queste diciamo lavoratrici coatte che venivano dalle varie fabbriche. Era un porto di mare, migliaia e migliaia di persone che arrivavano da tutte le parti. E poi sorprendentemente, miracolosamente, una mattina hanno detto che i tedeschi erano scappati, era l'8 di maggio del 45 e che eravamo libere. E allora a questo proposito mi chiedono, chissà che felicità, chissà che gioia. E a questo proposito mi ricordo che la gioia, se mai c'è stata, è durata 5 minuti. Perché poi c'è stato soltanto la grande angoscia per quello che sarebbe successo dopo, cioè ritornare dove, andare dove, da chi, non avevamo più nessuno, come ricominciare la vita, quello che sarebbe successo. E quando mi chiedono qualche volta se ci sono stati dei suicidi, io ad Auschwitz non ne ho mai visti. Ci sono stati perché sono anche documentati, ma erano un'assoluta quasi inqualificabile percentuale. E invece dopo sì, perché dopo la liberazione ce ne sono stati, perché molti non sono riusciti ad affrontare il malessere della solitudine e di non ritrovare più la casa, non ritrovare nessuno. E se io sono riuscita in qualche modo a viverla è perché ho avuto questi vicini di casa straordinari. Io sono tornata a Fiume perché speravo di ritrovare mio fratello. Sapevo che non avrei ritrovato mia madre, mio padre, ma speravo mio fratello. Invece lui non è tornato, e anche mia sorella dall'Ungheria è stata deportata e non è tornata neanche lei. Era giovane, aveva 32 anni. Io sono figlia del secondo matrimonio di mio papà, che era vedovo, e invece lei, che era già sposata, sono morti. Da questa solidarietà di questa famiglia meravigliosa vorrei proprio, se possibile, che fosse citato il loro nome, la famiglia Braida. La signora, la mamma, purtroppo è morta anni fa, a cui ero legata da un affetto veramente straordinario. Adesso c'è ancora il figlio con la sua famiglia, vivono a Gorizia, siamo legati veramente da un affetto fraterno. E loro mi hanno molto aiutato quando sono tornata da signora. Anche lì era difficile, sapete, era subito dopo la guerra, anche lì c'erano stati bombardamenti, c'erano state distruzioni, restrizioni nel lavoro, non c'erano mezzi. Tutto avveniva ancora con le tessere annonarie, sia per comprarsi i tessuti, eccetera. E loro avevano rinunciato alle loro tessere per comprare della stoffa
e farmi uno straccetto di vestito in modo che potessi avere qualcosa per comprarmi un paio di scarpe. Sono stati straordinari, veramente magnifici. E lì è stato una odissea ritornare a Fiume, perché dopo la liberazione c'era un caos terribile, gente che tornava da tutte le parti, anche militari che tornavano dai vari fronti, che tornavano a casa, e tutti in qualche modo confluivano verso Vienna, da cui poi andavano chi in Francia, in Belgio, chi in Italia, in Grecia, dappertutto, e Vienna era diventata non so come dire, un conglomerato di gente cosmopolita che non sapeva né dove andare, né come nutrirsi, né niente. Allora ci hanno rinchiuso in un campo di concentramento dopo la liberazione a Wiener Neustadt, perché Vienna era occupata dai russi, lì dove è stata liberata Liliana era invece dagli americani, e lì invece dai russi, e io sono rimasta lì dentro quasi 2 mesi. Non si poteva uscire, anche lì è successo uno di quegli episodi memorabili, perché io ero con un gruppo di ragazze italiane, quasi tutte romane, e moltissime greche e moltissime di Rodi. E io sapevo il tedesco, perché sai, a Fiume si parlava tedesco, ungherese, slavo, eccetera. E così ci siamo messe d'accordo che io avrei scritto alla comunità ebraica di Vienna, che eravamo lì a Wiener Neustadt, che era a pochi chilometri da Vienna, se potevano fare qualcosa per noi. E questi ci hanno risposto seduta stante una lettera che venivano senz'altro a liberarci, a prenderci. Ma sono stati di un'ingenuità, di una dabbenaggine assolutamente folle, che loro non hanno chiesto nessun permesso lì ai gerenti del campo, al direttore del campo, niente. A un certo punto ti arrivano con un camion a prelevare le ragazze che avevano scritto quella lettera. E quelli hanno chiesto chi l'ha scritta, è saltato fuori che l'avevo scritta io, e mi hanno arrestato e mi hanno minacciato di mandarmi in Siberia, perché ero una traditrice che avevo messo in mezzo altre. Guarda, è stato tremendo. Per fortuna c'era un deportato politico, bravissima persona, un italiano che parlava il russo, e gli ha spiegato, perché quelli non sapevano altre lingue che il russo, io non potevo spiegare né niente. Quell'altro, quello camionista che era venuto su col camion per prenderci, ha preso su e se n'è tornato indietro, non li vogliono lasciare, se n'è tornato indietro. E io sono rimasta nei guai più neri, convinta di andare a finire in Siberia. E poi quel militare italiano, il deportato politico italiano che parlava il russo, a cui ho spiegato tutta la situazione, mi ha salvato. È stato una cosa che non c'entra con la deportazione, per cui non la racconto mai. Allora, a parte che io ho la più profonda considerazione e la più profonda solidarietà ed emozione verso chiunque abbia sofferto, perché credo che tutti quelli che hanno sofferto non possano non rispettare e tenere in considerazione la sofferenza degli altri. Però se io penso alla differenza che c'era tra i deportati politici e noi, allora devo dire che era abissale, perché la prima grossissima ragione di infinito malessere nostro rispetto a loro era che loro arrivavano da soli e non avevano perso la famiglia, sapevano di ritrovarla nel caso si fossero salvati. Noi l'abbiamo persa. Perdere la famiglia è una cosa che non si può descrivere, che a distanza di tantissimi anni è una ferita aperta come la era in quel giorno là, in quel momento là, che non si cicatrizzerà per tutta la vita.
loro non avevano il crematorio davanti, loro dovevano fare dei lavori estremamente faticosi e debilitanti, però nel caso non si fossero ammalati e nel caso non avessero avuto qualche ragione di morte, appunto, non so, le punizioni o un'infezione, ok? Non venivano mandati al gas soltanto per una qualsiasi infrazione o perché, essendo ebrei, era quella la fine che gli spettava comunque, perché era quello il nostro destino, finire nella camera a gas. Questo loro non l'hanno mai sentito. Tu prima delle leggi razziali, in che modo ti sentivi ebrea? E da dopo le leggi razziali, in che modo ti sei sentita ebrea? Prima delle leggi razziali per me era una cosa automatica, è ovvio, ero nata così, vivevo in una famiglia ebraica, anzi osservante, per cui il ritmo della nostra vita scorreva in una certa maniera mi sentivo ebrea in quanto sapevo che tutti gli ebrei si comportavano più o meno allo stesso modo, osservando le feste, osservando i riti, avendo una grande deferenza per tutto quello che rappresentava la famiglia, i rapporti familiari anche allargati, era proprio ebraico. Si diceva che forse perché avevano subito tante persecuzioni, soprattutto quelli che venivano dalla Ungheria, dalla Polonia, dove c'erano stati i pogrom, dove c'erano state le persecuzioni già prima che nell'Europa, nel centro Europa, c'era molto il culto della famiglia, per cui si stava insieme appunto, come dico, la famiglia allargata. Noi tutti gli anni andavamo in vacanza a Prešov, dove viveva la mia nonna, i miei zii, i miei cugini, e questo era per noi una cosa assolutamente normale, naturale, un rapporto familiare così intenso, perché forse il rapporto con gli altri era un pochettino sempre più problematico, perché sempre ti domandavi: ma sarà sincero questo affetto, non ci sarà dietro del rancore nei nostri confronti, perché non si può paragonare il rapporto che c'era in Italia tra gli ebrei e i non ebrei. Di là, nei paesi della Mitteleuropa e soprattutto dell'Europa orientale, l'ebreo si è sempre sentito qualche cosa che non apparteneva al resto della popolazione. Certo, collaboravano nel lavoro, nelle attività, c'era anche un rapporto di consuetudine quotidiana, però non c'era un vero legame, perché gli ebrei sentivano di essere considerati diversi. Questo in Italia non c'era. In Italia gli ebrei erano perfettamente integrati, ed è per questo che maggiore è stata la mazzata. In Ungheria, in Cecoslovacchia, in Polonia è stato drammatico e tragico quando è avvenuta la deportazione, ma il senso di isolamento c'era da sempre, i pogrom c'erano sempre e l'ostilità c'era sempre. E allora in questo senso mi sono sentita molto ebrea, radicata a quello stile di vita e a quel modo di comportarsi che era della famiglia. Tra l'altro, come ho detto prima, vengo da una famiglia osservante, per cui erano molto rispettate anche le regole religiose, che so io, della kasherut oppure dell'osservanza stretta dello Shabbat, eccetera. Quando sono tornata, io tutto questi vincoli, questi doveri li ho sentiti meno. Nel senso che ho mantenuto assolutamente le tradizioni e il desiderio di tramandarle alle mie figlie,
e più avanti anche ai miei nipoti, però non ero più così rigidamente attaccata alle osservanze quotidiane delle cose. E poi ovviamente, essendo nato lo Stato di Israele, questo grande sentimento di condivisione verso delle difficoltà di Israele sono diventate quello che prima era l'appartenenza, diciamo, alla famiglia allargata. Per me Israele è la mia famiglia, tutto quello che succede lì mi tocca come se toccassi a me. Con le mie figlie c'è stata una situazione che soltanto molto più tardi hanno capito loro e ho capito io. Loro non chiedevano e io mi domandavo, ma chissà perché non chiedono? E io non parlavo perché avevo paura di fargli del male. Però dopo l'ho capito che ognuno di noi questo silenzio l'ha interpretato in maniera sbagliata, come un disinteresse. E invece era soltanto specularmente lo stesso pensiero, il non voler addolorare. Per cui con loro ho parlato solo quando, avendo loro, ovviamente sapevano di non avere i nonni, di non avere gli zii, di non avere tutto questo, ovviamente gli veniva detto, ma in una maniera un po' anacquata, un po' non così drammatica come avrei potuto dirlo. E invece quando sono cresciuta e poi hanno cominciato a imparare, sapete, era diverso che adesso, non c'era una giornata della memoria, non c'erano libri, non si imparava a scuola era tabù perché non bisognava così, non so, sconvolgerli e così via, per cui era difficile e anche altri non parlavano. E poi invece ogni tanto più avanti mi dicevano, ma tu non parlavi, non ci hai mai detto niente. E invece io dicevo, ma come? Io vi dicevo, ma voi non mi facevate altre domande. Allora invece era tutto per un rispetto. E invece con i nipoti poi è stato più facile perché appunto già l'avevano un po' in parte saputo dai genitori e un po' mi facevano domande per cui raccontavo. Ma quella che è rimasta la più coinvolta, la più interessata, la più profondamente toccata da questo è stata Federica, la mia nipotina che non c'è più. Il messaggio che io vorrei dare oggi ai ragazzi è di indignarsi di fronte alle sopraffazioni, di fronte alle ingiustizie, di fronte alle perfidie che vengono commesse da chi si sente superiore nei confronti di chi non lo è. E soprattutto vorrei chiedere loro di ribellarsi al male scritto con la maiuscola, perché se noi a suo tempo avessimo avuto la fortuna di incontrare degli eroi come è stato Giorgio Perlasca, forse la nostra sorte sarebbe stata diversa. Invece abbiamo incontrato tanta indifferenza, tanta gente che per il quieto vivere faceva finta di non vedere e di non sentire, perché tutto sommato era molto più comodo.